La reggae music è fondamentalmente fatta di vibrazioni, vibrazioni che ti colpiscono il cuore e l'anima. È passione pura, è necessità. Necessità appunto, e questo approccio si ritrova anche poi nella scena dei sound system, che operano proprio una scelta di discostarsi dall'alta fedeltà sonora commercialmente imposta. Il sound system è come l'orchestra di liscio. Sì, quando baruffavo col mio coinquilino, no? Lui mi ha rotto le balle tantissimo per chiedermi la differenza tra PA e sound system, no? Perché lui è un PA e io ho il sound system, qual è la differenza? Ho dovuto dirgli sì, ok, è come un'orchestra di liscio, perché come l'orchestra di liscio si porta tutti gli strumenti e anche l'impianto e fa la serata, noi facciamo uguale. Per cui siamo come una discoteca mobile. Il PA non mette sulla musica che la gente vuole ballare. Il PA non lancia un messaggio, il PA non organizza le serate, il PA cerca di riprodurre la musica nella maniera più fedele possibile, quindi hai un cliente che devi accontentare e far divertire un pubblico. Il sound system ha un'altra funzione completamente. Il sound system all'inizio erano delle discoteche mobili, no? Che trasmettevano musica che non era neanche reggae, perché neanche c'era. Musica americana, soul, erano camion con sopra le casse e spesso i venditori di dischi più grandi, che erano anche produttori o che importavano i dischi, facevano promozione, mandavano i DJ per suonare. Invece all'epoca quello che facevano le posse e quei primi sound system era proprio questo, cioè diffondere musica diversa da quella che era diffusa dalle radio, che diffondevano il pop italiano commerciale, quello di Sanremo per capirci, o musica dance, e dare voce a persone che iniziavano a prendere il microfono e a cantare, che era magari il meccanico dietro l'angolo o quello che andava a fare i sit-in per la discarica, cioè parliamo di quello. In Italia è stato un discorso volontaristico più legato appunto all'esperienza dell'antagonista e quindi un discorso più culturale, più genuino, anche più bello da questo punto di vista. Oltre a essere militanti del sound system, l'abbiamo sempre inteso come uno strumento per dare voce a noi che finché abbiamo cose da dire, abbiamo piacere di avere questo strumento che ce l'amplifica, e poi di darlo anche a chi ne avesse bisogno e di solito invece non ha la possibilità di farlo. Una delle iniziative più belle che abbiamo fatto è stato quando abbiamo suonato davanti al carcere di Rebibbia a Capodanno. Mai come quel giorno ci siamo sentiti di fare una lotta del sound system, perché comunque il movimento, le realtà e le persone che ci stavano ascoltando dall'altra parte di un muro erano concentrate sul sound system e su ciò che noi spingevamo tramite il sound system, e quindi la responsabilità che avevamo. Tutto questo è nato da prendere ciò che noi abbiamo ritenuto buono dai vari sound system che abbiamo conosciuto e con i quali inevitabilmente abbiamo con tutti instaurato un rapporto di amicizia e anche di fratellanza. Abbiamo cercato di apprendere delle informazioni e a un certo punto, quando hai tanti dischi, hai un Enzi che canta, hai diciamo tutte le componenti giuste, però non riesci ad esprimerti al meglio su magari PA o impianti precostruiti, o magari appunto in luoghi che non sono predisposti proprio per, secondo me, per il roots e il dub.
abbiamo sentito l'esigenza di costruirci un sound. Guardandoci, tengo a dirlo, soprattutto il lavoro di altri sound system e anche altri sound, no? Non siamo partiti con un concetto, diciamo, prestabilito di sound. La prima domanda è stata: come fa da una plastica incisa attraverso una puntina far muovere le casse, cioè la musica passa nel filo. Facevo una cassa, dicevo ma sta cassa non mi suona bene, facciamone un'altra. È sempre un work in progress, non è come un normale DJ set, è una roba che ti costruisci tu a tuo piacere, proprio vai a ricercarti gli effetti degli anni 80 piuttosto che il giradischi degli anni 60. C'è gente che si fa ancora gli ampli valvolari. È stato un processo molto lungo perché io comunque avevo già esperienze di casse acustiche, poi questa esigenza di avere il sound system, di averlo sempre più grande per fare serate diverse è cambiata, è andata avanti di pari passo col fatto che io acquisivo nuove conoscenze, appassionandomi sempre di più a questa follia dei sound system. La musica e la pratica del sound è comunque anche una cosa, se vogliamo, così impegnativa, poco remunerativa, che comunque ti spacchi il culo e la schiena pure e stai pure senza un euro in tasca, e alla fine non c'è motivo di fare questa cosa se comunque non aspiri a un qualcosa di più grande. Il sound system è un'enorme macchina mangiasoldi, non è solo costoso costruirlo, è anche molto costoso mantenerlo perché ha bisogno di manutenzione continua, ha bisogno di essere spostato, quindi ha bisogno di un furgone, di mezzi, ha bisogno di essere continuamente mantenuto, riparato, potenziato. Abbiamo semplicemente iniziato a risolvere problemi. Cioè abbiamo detto ok, costruiamo un impianto insieme, ok, facciamo questo grossissimo sforzo finanziario, però sappiamo perché lo vogliamo fare, cosa vogliamo, piedi molto saldati, ancorati bene in terra, cercando sempre di non fare mai il passo più lungo della gamba, che è la cosa fondamentale quando si tocca il sound system. Mi piace tirare all'estremo pure, sai, no? Questo è il limite. Come una macchina, no? Quando stai in pista, guarda. Perché comunque il fatto di studiare ti porta a questo, no? Se tu non senti un limite, se tu non vai a cercare un limite per capire dove sta questo limite, no? E se lo devi superare, come lo devi superare, no? Per ottenere l'effetto che vuoi. Per forza devi rompere o devi comunque arrivare a dei punti estremi, no? Cominci a cercare, a studiare. Allora, bisogna innanzitutto capire come ti piace che suoni un sound, ti piacciono più medi, ti piace la parte medio-bassa che spinga, l'alto, tagliente, bassi più secchi, basso più fat. Piano piano ho cercato di capire che tipo di suono mi piaceva. Grafici alla mano, progetti per fare questo tipo di suono, serve questa cassa è perfetta con quel cono, però quel cono costa troppo. Piano piano vai avanti, metti da parte i soldi e upgrade finché arrivi a fare quello che ti piace. L'impianto si è modificato nel corso del tempo da alcune casse attive piccoline, poi ho cominciato a costruire casse acustiche con aiuto di amici anche. Fatti i primi esperimenti, poi mi sono accorto anche che forse il risultato non era quello voluto, non era sufficiente per poter fare serate in spazi più grandi, perché c'era appunto questo interesse crescente verso il dub. La situazione si sta allargando molto e c'è molto fervore al riguardo. Io credo che bisogna stare attenti poi a non snaturare la cosa a un semplice assemblamento di legni e coni. Più un discorso di ricerca e di consapevolezza, no? All'inizio ho detto devo suonare, mi servono 2 casse e comprei queste casse che avevano l'impostazione comunque di un 3B sound, no? Sub da 18 pollici, il 12 pollici e 2 trombette piezo, 3B semplice, amplificate, attaccate al mixer. Poi da lì nel 2003 forse, se non sbaglio, ho cacciato la prima colonna uscita con 3 scubin, ho voluto provare i Super Scooper. Per quello che facciamo noi, per il mondo del dub, il roots e dub italiano, per quanto riguarda i sound system, ormai si è capito che lo scoop bin
per i bassi è sicuramente la soluzione migliore, ma ciò non toglie che, anzi, ben vengano le sperimentazioni. Il sound invita anche a questo, altrimenti tutti comprerebbero un bel PA pronto e fatto. E quindi ci si può sbizzarrire. Personalmente noi, da che suonavamo a 3 vie, adesso suoniamo a 4 vie con un preamp. Nel corso degli anni abbiamo cambiato i coni, abbiamo cambiato anche la linea di basso, e abbiamo aggiunto e continuiamo anche a evolvere. Lì c'è veramente un'ampia scelta, è come una bella tela da dipingere, insomma, ed è la tua. Nella stessa pagina, cioè dove c'era lo Scoobins, nella descrizione delle casse, no, in tutte le altre casse c'era questa media va bene per la voce, questa va bene per il rock, qui ci puoi solo parlare, e qui quando andavo a leggere qui questo bassi molto adatto per la reggae music, lì proprio la profezia, allora prophecy fulfill, regà, cioè proprio così, regà, vedete, c'è scritto pure sui libri, cioè se devo fare così le casse, e così è stato.